Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi per la rubrica Know the Ledge, episodio molto speciale perché non abbiamo uno ma ben due ospiti. Sto parlando di B-Boy Snap e B-Boy Sibils che ho incontrato a Rock It Up, un evento che è stato organizzato da Omar aka B-Boy Fett. Ringrazio innanzitutto Snap e Sibils per avermi concesso questa intervista, sono stati molto gentili, e ringrazio anche Omar per aver organizzato questo super evento a Mantova e avermi dato così la possibilità di potermi incontrare con loro. Detto questo, godetevi l'intervista. Ciao, sono Sibils e Funkobots. Allora, io ho iniziato a ballare nel 2008 a Rovereto, un paesino, con Mattia Festi a.k.a. Don Blanco. E niente, dopo un paio di anni ho iniziato a guardare anche video su YouTube, a interessarmi sempre di più, eccetera, e allenarmi a casa, ho iniziato ad allenarmi anche fuori, ho iniziato a viaggiare, a girare, a capirne un po' di più e pian piano è sempre cresciuta di più la passione e ho continuato fino adesso. Io ho iniziato a ballare invece nel 2005 a Lecce, in un momento storico in cui nella mia città erano presenti molti gruppi sia all'interno della città che nei paesi limitrofi. Questo mi ha reso abbastanza facile l'approcciarmi verso qualcuno che la praticasse, appunto. E poi pian piano è diventata sempre più una passione, fino a quando adesso la definirei una sorta di malattia. Sì, però il primo approccio è stato per strada e fondamentalmente imparando, rubando un po' da chi ne sapeva più di me, pian piano è andata a crescere sia a livello del ballo inteso come breaking che poi a livello culturale della cultura hip hop e tutto il resto. E allora io mi alleno tutti i giorni, a parte il fine settimana, domenica riposo e sabato dipende, però se no da lunedì a venerdì sono sempre ad allenarmi e poi dipende se c'è una competizione, un battle. Faccio allenamenti diversi, per esempio se non ho niente in programma allora me la prendo più con calma e a me piace molto improvvisare tutto il tempo, no? Cioè ricercare sempre, costantemente. Poi quando c'è un battle, per esempio 2 settimane prima, magari inizio a riassumere un po' tutto e a pulire tutto bene dalle basi e così. Anch'io, come ha detto il mio collega Gennaro, mi alleno tutti i giorni dal lunedì al venerdì, provo a mantenere un minimo di 2 ore, più 2 ore a settimana di potenziamento muscolare in sala pesi o a corpo libero. Avendo subito anche un intervento di chirurgia al ginocchio, comunque mi sono approcciato ancora di più a questo mondo e purtroppo più cresciamo più ne abbiamo bisogno. Purtroppo virgolettato ovviamente. Non seguo una scaletta regolare, diciamo, ho provato più approcci a competizioni, ma penso che dipenda anche dall'atteggiamento mentale che si ha in quel momento, da appunto quello che si sente. A volte sento di poter spingere come se stessi facendo una competizione in allenamento, a volte ho più bisogno di stare solo e semplicemente elaborare o cercare nuovi spazi, nuove porte. Dopo quasi 15 anni di breaking posso dire di non aver ancora trovato l'allenamento definitivo che possa andare bene per ogni circostanza. Però sì, secondo me la cosa fondamentale che è più importante di tutto è la costanza, con un metodo di allenamento che può variare perché appunto è soggettivo, però secondo me quella è la chiave, l'essere costante e spingere sempre. E io ora come ora sono in un'accademia di danza a Barcellona, di danza contemporanea. E questo è il 2° anno e sono lì a ballare dalle 9 di mattina fino alle 5 di pomeriggio, quindi sono tutto il giorno con movimento fisico. E vabbè, lì facciamo contemporanea, facciamo lezioni di classica, anche facciamo yoga, facciamo potenziamento normale, stretching, non so, un po' tutto, quindi mi sento in forma.
A me sì, la danza contemporanea a me mi ha aperto un mondo in realtà. Sono stato in Italia 10 anni, dopo un po' avevo bisogno di altro in realtà, anche per alimentare il breaking, la mia passione, come per esempio andavo alle battle, tornavo non ispirato come una volta, no? E allora niente, ho iniziato a ballare anche contemporanea a Barcellona e mi ha influenzato molto. Ciao. No, personalmente non ho sperimentato nessun altro tipo di danza, anche se non nascondo che di provare un certo interesse verso un locking o popping, anche perché quando ci faremo di una 60-70 di anni magari qualche pop e lock ancora lo possiamo fare, qualche footwork no, non ne sono totalmente sicuro. No, però scherzi a parte, non ho avuto altri approcci. Come appunto ho detto prima, la mia malattia è stata breaking dal primo momento ed è rimasta fissa. Io quando ho iniziato a ballare, quando ho iniziato a guardare video, interessarmi così, e guardavo gente come Machine, Cleyu o anche Ghost Crew come Ata, Flaco, Def Dogs, comunque gente che ha sempre usato molto la musica e molti footwork eccetera, quindi non sono mai stato un appassionato di power moves e trick, cioè ci sono stati anni in cui li ho provati anche, però devi capire anche cosa ti piace fare e devi anche capire cosa riesci a fare e devi riuscire a trovare un po' una via di mezzo, no? Poi in battle a me piace fare quello che faccio, quindi non penso se l'altro fa power o non fa power o non so, io faccio quello che mi piace fare e se ti piace bene, se no male. No, personalmente non sento di aver scelto questa attitudine o approccio al breaking, è semplicemente una cosa che è accaduta da sola perché ero innamorato della musica, del genere musicale, oltre che anche dell'aspetto culturale, quindi diciamo che è una cosa che si è inserita da sola, non ho scelto, quello è stato l'approccio che mi ha colpito fin da subito e quindi amando la musica ciò che provavo a fare era semplicemente ballare, tant'è che ho iniziato prima a ballare che a saper fare qualcosa e poi man mano diciamo sono andato ad appurare tutto ciò che mi mancava. No, come ha detto anche Sibils, in battle io provo a fare il mio al di là che ho di fronte. Penso che nel momento in cui si è in pace con se stessi si fa ciò che si sente di fare, al di là di vincere o perdere, quella è la cosa più importante. Personalmente anche questa domanda dà risposta rispondendoti con la musica, dipende da cosa c'è nel momento in cui sto ballando. Se sono molto preso da una canzone, che sia funk o hip hop, il mio cervello si spegne in quel momento e quindi mi lascio completamente prendere da ciò che sento, e può essere un rischio perché in realtà non so quel che può venire fuori, però diciamo che il più delle volte lasciarsi andare è stata l'arma migliore. Molte volte però, soprattutto in questo ultimo periodo, chiamiamolo, del breaking, le tracce musicali si sono molto più robotizzate, abbiamo i BPM molto aumentati, diciamo che l'aspetto anima, tra virgolette, si è andato un po' a perdere. Di conseguenza, quando la musica non mi permette di esprimermi al 100%, ho trovato un giusto compromesso andando in freestyle, però mettendo qualche piccola skills che comunque ho già settata in mente. Però no, il set dall'inizio alla fine non è un qualcosa che mi appartiene, diciamo. Allora io set da inizio a fine non li ho mai fatti. Faccio in battle, faccio piccoli set, li metto un po' dove scelgo meglio che sia mettere. Poi è vero, la musica influenza un sacco, cioè se mi piace la musica allora entro e ballo come voglio, altrimenti tappo le orecchie e vado giù e faccio quello che mi piace.
Poi comunque se vai a un battle è perché vuoi vincere, probabilmente, quindi sicuramente ci vai preparato. Ora come ora no, cioè nel senso solamente ballo in accademia e quando finisco, se ho l'energia, continuo a ballare e allenarmi, e quindi per adesso sono fortunato, l'anno prossimo vedremo. No, personalmente ho deciso di non fare il breaking, quello che è il mio introito o lavoro principale. Personalmente sono laureato in scienze motorie e lavoro in una palestra. Fortunatamente adesso ho la possibilità di farlo, quindi aiutando le persone in sala pesi, a dirla in parole brevi. Più provo a costruire un qualcosa di parallelo fondamentalmente al breaking. Se dovessero esserci entrate relative al breaking, ben venga, però diciamo che non è ciò che ricerco. Penso che ora come ora sia importante anche, soprattutto più si cresce, andarsi a creare un qualcosa di parallelo da poter portare appunto insieme. Il breaking rimane sempre la mia prima passione, questa malattia. Però al di là del breaking ci deve essere altro, anche perché temo che dipendere totalmente dal breaking economicamente possa, se ci dovessero essere problemi, anche essere abbastanza pesante e difficile. No, diciamo che sicuramente ha avuto un ruolo importante nella mia crescita, soprattutto nel rapporto appunto con l'allenamento. È ovvio che studiando anatomia, anche sport in generale, non sto qui ad elencare tutte le materie, si ha una consapevolezza in più del corpo che prima non c'era. Quindi provo semplicemente a tutelarmi un po' di più. Poi per il resto il breaking è nato come passione, quindi non riesco a trasformarlo in qualcos'altro. Comunque devo riuscire a fare sempre ciò che sento e in parallelo provo però a sfruttare le mie conoscenze per aiutare me stesso, diciamo. Io sì, prima di lavorare in palestra appunto in sala pesi per 7-8 anni totale, comunque il mio metodo fondamentale di sostentamento era l'insegnamento di breaking. Personalmente io vivevo a Roma prima, perciò avere un rapporto stretto con i propri allievi in una grande metropoli diciamo che è un po' differente rispetto all'approccio che si può avere in una città più piccola. Dicevo, personalmente ho provato sempre ad avere un rapporto più chiuso possibile con gli allievi per ciò che mi era concesso, e ciò che io vorrei trasmettere il più possibile è l'amore verso la cultura in generale, al di là del breaking. E mi piacerebbe appunto avere un seguito di gente appassionata al di là del ballo, ma in toto. Da un paio d'anni ho aperto un corso a Lecce, nella città in cui sono ritornato. Ho pochi allievi, ho solo quel corso e sinceramente sono contento così perché mi dà la possibilità di seguirli meglio. Però sono ancora troppo piccoli, dovrò aspettare un pochino di più, diciamo, per avere un seguito effettivo. Allora, la scena spagnola non posso dire di conoscerla ancora perché sono lì da un anno e rispetto a quella italiana non la conosco proprio. Quello che so è che nuove generazioni ce ne sono molto poche, almeno a Barcellona e da quello che dicono in tutta Spagna, e invece in Italia vedo che ci sono molti ragazzi nuovi che stanno spingendo un sacco e quello mi fa piacere anche. Per esempio oggi siamo venuti qui al Rock It Up
e c'era un livello assurdo di ragazzini proprio. Un punto a favore per l'Italia. Vabbè, personalmente è un po' difficile riassumere in poco tempo come come è successo tutto ciò, però posso dire che è un qualcosa che è stato ricercato da me. Quando ho iniziato a ballare, appunto, tra le prime crew a cui mi sono appassionato c'erano i Zulu Kings, ed essendo appassionato anche alla cultura hip hop, per forza di cose la crew e il breaking e l'hip hop si sono andate a scontrare in quello che era appunto il gruppo dei Mighty Zulu Kings, che all'epoca, diciamo, era nella sua massima esplosione sia mediatica che a livello di breaking, diciamo. Quindi personalmente sono andato spesso negli Stati Uniti per comunque creare connessioni con loro, studiare, apprendere, e anche per il solo piacere di stare comunque nel luogo in cui tutto era nato. Mi riferisco a New York, se non fosse chiaro. E poi pian piano, diciamo, la cosa è accaduta da sé. All'incirca dopo 5-6 anni che avevo comunque rapporti, diciamo, con i membri dei Zulu Kings, e personalmente l'ho sempre visto come una cosa, come un traguardo quasi impossibile da raggiungere, quindi per me rappresenta una cosa importantissima. Anche il fatto stesso che sia il primo gruppo di breaking a essere nato ufficialmente, non posso, diciamo, non essere onorato di rappresentarlo. Però non deve essere un traguardo, diciamo, deve essere solamente un qualcosa da portare avanti, ma, diciamo, si guarda oltre. Di aneddoti particolari, allora, ne avrei tanti in realtà. Dopo tutti questi anni di breaking, però mi ricordo quello del Son Kings a Barcellona di 2 anni fa, che praticamente lui c'era. E niente, il Son Kings è uno degli eventi che più mi piace in Spagna in generale, e praticamente funziona che è un 2 contro 2 per ogni battaglia. Chi vince sceglie uno di... No, scusa, che cazzo sto dicendo? È un 2 contro 2 e in totale sono 15 entrate a testa, perché c'è la selezione una, poi la prima sfida sono 2 entrate a testa, la seconda sfida sono 3 e così via fino alla finale, che devi fare 5 entrate a testa. E praticamente sono arrivato in semifinale con Sergi, un ragazzo della mia crew, e lui si è fatto male sfortunatamente, e allora ho dovuto competere da solo e non so come ho vinto. Ed è stato strano perché durante tutta la giornata non sentivo di star ballando bene in realtà, e invece in semifinale non pensavo di vincere, sinceramente sapevo già di perdere. Allora ho pensato semplicemente a ciò che dovevo fare mentre ballavo, cioè semplicemente entrare, fare le mie cose come piace a me, senza troppi pensieri o troppe cose in testa. Quindi in realtà è come se avessi avuto la mente più libera, e quindi in realtà era meglio così. Cioè a volte se pensi di fare troppo bene magari non fai troppo bene, fai un po' peggio, no? Invece se pensi di fare e basta, a volte è meglio. Fondamentalmente dire un aneddoto mi risulta difficile, potrei dire tante storie. Diciamo che posso più dire un consiglio di quello che è stata la mia esperienza finora, in generale, che secondo me vale sia a livello di breaking che anche a livello di vita, ed è il fatto di continuare a perseguire quelli che sono i propri obiettivi e, fra virgolette, sogni. Come dicevo prima, per me il fatto di Zulu Kings rappresentava un qualcosa di inarrivabile, anche perché il mio primo pensiero è stato quando avevo 15-16 anni, perciò immaginarsi di entrare realmente era praticamente impossibile. Però è successo perché è stata una cosa che io ho voluto, e questa cosa mi ha insegnato
che nella vita effettivamente chi semina raccoglie, magari non subito, magari passeranno anni, bisogna affrontare difficoltà, però alla fine ritorna tutto. E sinceramente penso che questa cosa sia veritiera, ovvero quella di mettere tutto se stesso per quelli che sono gli obiettivi, i sogni, al di là di competizioni, breaking, ma qualsiasi cosa noi puntiamo si può arrivare. Grazie, Sibils, Funkbot. Grazie per l'intervista, spero che vi risulti utile. Devo guardare qua? Io. Grazie. Ci siamo impegnati, Aspetta che ci penso. Aspetta, qual era la domanda?